Un cordiale benvenuto a tutti e a tutte. Oggi parliamo di una cosa davvero interessante, il formato GGUF. È in pratica il motore che ci permette di far girare dei modelli di intelligenza artificiale potentissimi direttamente sui nostri computer, anche senza connessione a internet. E tutto parte proprio da questa domanda. È davvero possibile avere un AI potente senza dipendere da internet? Questa sfida ha spinto un'intera comunità a cercare una soluzione, dando il via alla necessità di un AI che giri in locale e, ovviamente, ha sollevato un bel po' di problemi tecnici da risolvere. Agli inizi c'era questo grande desiderio, far funzionare i modelli linguistici più grandi e complessi sull'hardware che tutti noi abbiamo a casa. Certo, i primi tentativi hanno subito mostrato i limiti della tecnologia di allora, ma hanno anche preparato il terreno per un'innovazione che si è rivelata fondamentale. L'evoluzione, guardate, è stata fulminea. In meno di un anno la comunità open source è passata da un semplice esperimento a uno standard solido e affidabile, e tutto questo è stato spinto da un bisogno concreto, avere più stabilità e flessibilità. Ok, cerchiamo di capire bene il problema. Prima di GGUF c'era il GGML, che però era molto rigido. Ad ogni aggiornamento si rischiava di rendere inutilizzabili i modelli già scaricati, costringendo le persone a scaricare di nuovo file enormi. Un vero caos. GGUF è nato proprio per mettere ordine in tutto questo. E così siamo arrivati alla soluzione. GGUF non è stato un semplice aggiornamento, ma una vera e propria riprogettazione da zero, pensata per durare nel tempo e per adattarsi ai cambiamenti futuri dell'intelligenza artificiale locale. Ma quindi, cos'è esattamente questo GGUF? L'acronimo sta per GPT Generated Unified Format. Il modo più semplice per immaginarlo è pensare a un pacchetto completo, autonomo, che contiene tutto il cervello di un modello di IA già pronto per essere usato ovunque. Questa frase, presa direttamente dalla documentazione ufficiale, ne riassume perfettamente la filosofia. Primo, deve essere completo, per non lasciare spazio a dubbi o errori. E secondo, deve essere estensibile, per poter crescere e migliorare senza diventare obsoleto. Questi 4 punti sono il vero cuore della sua potenza. La portabilità lo rende facilissimo da passare da un computer all'altro. L'estensibilità lo protegge dal tempo. L'efficienza lo rende scattante. E la quantizzazione, lo rende accessibile praticamente a chiunque. Bene, ora apriamo il cofano e guardiamo come è fatto dentro, ma tranquilli, lo faremo in modo semplice. Per capire la struttura di un file GGUF, pensiamolo come uno schedario super organizzato. Allora, un file GGUF ha 4 parti principali. C'è l'header, che è come l'etichetta fuori dallo schedario e ci dice subito «questo è un file GGUF». Poi ci sono i metadati che lo descrivono in dettaglio. Le informazioni sui tensori sono l'indice, ci dicono dove trovare ogni singolo dato. E infine ci sono i dati stessi, i cosiddetti pesi del modello. Questi tensori non sono altro che enormi tabelle di numeri che rappresentano tutta la conoscenza del modello. E qui la sezione dei metadati è particolarmente geniale. Questo sistema flessibile, basato su coppie di chiave e valore, è il vero segreto della sua longevità. A differenza del vecchio GGML, qui si possono aggiungere nuove informazioni in qualsiasi momento, come il tipo di architettura o la lunghezza massima del testo, senza dover modificare la struttura del file. È proprio questo che evita i problemi di compatibilità. Adesso parliamo della magia che rende possibile tutto questo su un normale computer, la quantizzazione. Immaginiamo di dover descrivere un colore. Invece di usare un codice numerico super preciso, tipo RGB, lo semplifichiamo in rosso. Certo, si perde un po' di sfumatura, ma l'informazione principale rimane e occupa molto meno spazio. La quantizzazione fa una cosa molto simile con i miliardi di numeri che compongono il modello. E questo, nel mondo reale, fa tutta la differenza. Un modello che normalmente richiederebbe un computer da migliaia di euro e più di 30 GB di RAM può essere ristretto fino a 4 GB e funzionare senza problemi su un comune portatile. Questo di fatto rende l'intelligenza artificiale accessibile a un pubblico enormemente più vasto. Ma GGUF non è solo una sigla in un documento tecnico, è il cuore pulsante di un ecosistema software incredibilmente attivo e vivace. Diamo un'occhiata ai protagonisti di questo mondo. Dunque, Llama.cpp è il motore originale, quello che fa i calcoli pesanti. Poi ci sono strumenti come Ollama che semplificano enormemente l'installazione e la gestione dei modelli, spesso con un solo comando.
LM Studio, invece, offre un'interfaccia grafica bellissima e intuitiva, perfetta per chi non ama usare il terminale. E infine, Hugging Face è la più grande biblioteca online dove si può trovare quasi ogni modello GGUF esistente. Mettiamo un attimo a GGUF confronto con gli altri. Formati come SAF Tensors sono fantastici per condividere i pesi dei modelli in modo sicuro e ONX è utilissimo per far comunicare tra loro diversi ambienti di sviluppo. Ma GGUF è stato creato con un unico scopo e in quello eccelle: far girare modelli linguistici in locale nel modo più semplice ed efficiente possibile. E con questo arriviamo al punto cruciale. Al di là di tutti i dettagli tecnici, qual è il vero significato di un formato come GGUF? Perché è così importante? Il punto fondamentale è proprio questo. Eliminando la dipendenza da server remoti e da API a pagamento, GGUF ci restituisce il pieno controllo. I nostri dati restano sul nostro computer, l'accesso non richiede una connessione a internet e non ci sono costi nascosti per l'utilizzo. Quindi, riassumendo il nostro percorso, GGUF ha risolto un grande problema di fragilità con un design intelligente e flessibile. La sua struttura tutto in uno e la potenza della quantizzazione lo rendono portatile ed efficiente. E tutto questo ha permesso la nascita di un ecosistema che sta letteralmente portando l'intelligenza artificiale nelle case di tutti. In conclusione, GGUF non è soltanto un formato di file, è un catalizzatore, un abilitatore per un'intelligenza artificiale più aperta, più privata e più distribuita. Ha trasformato l'utilizzo di modelli all'avanguardia da un privilegio per pochi a una possibilità concreta per molti. GGUF di fatto sta plasmando il futuro dell'IA, un singolo file alla volta. Grazie mille per aver seguito questa analisi.